Il castello di Miramare venne costruito a metà dell'Ottocento per volere di Massimiliano d'Asburgo, arciduca d'Austria, come residenza privata per lui e la moglie, Carlotta del Belgio. Leggenda vuole che l'arciduca abbia scelto come posizione il promontorio di Grignano dopo essersi ritirato qui durante una burrasca che l'aveva sorpreso in mare. Purtroppo, né Massimiliano né Carlotta godettero a lungo della bellezza del castello di Miramare, vittime entrambi di un destino tragico di lì a poco. Passato sotto il controllo dello Stato italiano dopo la Prima Guerra Mondiale, il castello fu quindi abitato da Amedeo di Savoia per alcuni anni e infine trasformato in museo. Massimiliano d'Asburgo e Amedeo di Savoia ebbero entrambi una fine violenta. Fucilato in Messico il primo e morto in prigionia in Kenya il secondo, dando adito a una celebre leggenda sulla presunta maledizione del castello di Miramare. Chiunque vi pernotti sarebbe destinato a una morte tragica e prematura. Secondo altri racconti, Miramare sarebbe tuttora abitato dal fantasma di Massimiliano, che non avendo potuto godere del castello e del suo parco in vita, ci sarebbe tornato almeno come spirito. Il parco e il castello di Miramare sono chiusi nelle ore notturne, ma se siete suggestionabili, è meglio rientrare in città non appena inizia a fare buio. Il castello di Miramare, affacciato sulle acque azzurre del mare Adriatico, è uno dei gioielli storici e architettonici di Trieste e anche uno dei castelli più belli d'Italia. La sua storia è intrisa di romanticismo e tragiche vicissitudini, mentre la sua struttura imponente incanta i visitatori con la sua maestosa bellezza. Nella scelta del nome, l'arciduca Massimiliano si ispirò liberamente ai castelli spagnoli e decise di chiamarlo Miramare, che deriva dallo spagnolo Mira el mar, ovvero guarda il mare. Questo nome è un omaggio alla magnifica vista panoramica che il castello offre sul mare Adriatico. La costruzione del castello di Miramare ebbe inizio nel 1856 e si concluse nel 1860. Innamorato della sua posizione, del luogo e dello spazio che lo circondava, l'arciduca voleva fare del castello la sua residenza e plasmò il castello seguendo le sue grandi passioni. Da grande amante del mare, progettò il suo studio in modo che ricordasse l'interno di una nave e le restanti stanze seguendo lo stile neogotico e neomedievale. L'architetto incaricato di progettare e realizzare il castello di Miramare fu Carl Juncker, che lavorò secondo gli stili e le tendenze architettoniche dell'epoca. Ciò che rende il castello ancora più straordinario è la sua perfetta armonia con il parco circostante, progettato e realizzato anch'esso da Juncker, dimostrando così la sua maestria nell'armonizzare la natura con l'architettura. Il castello si divide in 3 piani. Al piano terra vi abitavano Massimiliano e Carlotta, mentre il piano superiore, inizialmente pensato per gli ospiti, fu residenza del duca Amedeo d'Aosta, che vi abitò successivamente. Il terzo piano era il piano della servitù. Il castello oggi conta più di 22 sale. Il piano terra presenta un carattere intimo e familiare, mentre il primo piano, contraddistinto dalle tappezzerie di colore rosso con i simboli imperiali, era quello di rappresentanza, volto alla celebrazione della casata degli Asburgo-Lorena. Al piano terra si trovano la stanza da letto di Massimiliano e Carlotta e il bagno privato, la biblioteca ricca di volumi che non sono mai stati toccati, la sala da pranzo e la cappella. Al primo piano si trovano molte stanze degne di nota, come la camera dei regnanti, ovvero la stanza degli ospiti, la sala della musica di Carlotta, la sala delle udienze, dove venivano fatte accomodare gli ospiti che richiedevano udienza, la sala delle conversazioni, dove Massimiliano si riuniva con i propri fidati, e la sala del trono. All'esterno è possibile passeggiare sul balcone panoramico, che consente di avere una spettacolare vista su tutto il Golfo di Trieste. La bellezza del castello di Miramare non sarebbe completa senza il grande parco che lo circonda. Il progetto di questi 22 ettari fu fortemente voluto da Massimiliano d'Asburgo, che seguì con attenzione ogni passo, trasformando un territorio roccioso nel parco di Miramare che conosciamo.
Il parco inizialmente doveva essere semplicemente una stazione sperimentale di rimboschimento e un impianto di specie botaniche rare. In realtà è un complesso insieme naturale e artificiale. Un misto tra la vita di Massimiliano e il rapporto con la natura dell'epoca in cui è stato realizzato. In esso è possibile ancora oggi respirare un'atmosfera intrisa di significati strettamente legati alla vita di Massimiliano e cogliere al contempo il rapporto con la natura che è proprio di un'epoca. Anche se oggi è difficile da immaginare, all'inizio dei lavori qui si trovava un promontorio carsico privo di vegetazione. Fu necessario portare delle grandi quantità di terreno per procedere al rimboschimento e l'arciduca, che aveva una forte passione per la botanica, iniziò a procurarsi personalmente alberi e arbusti provenienti da tutto il mondo. Scelse di creare un ambiente insieme naturale e artificiale, con un grande giardino all'inglese che si contrappone all'elegante giardino all'italiana più vicino al castello e al porticciolo. Gli sforzi di Massimiliano d'Asburgo hanno dato vita a un'opera grandiosa e il Parco di Miramare è oggi considerato uno dei più bei giardini d'Italia, grazie alla sua ricchezza di specie botaniche rare e ad un'impagabile posizione panoramica affacciata sul Golfo di Trieste. Nel parco si segnalano in particolare le sculture prodotte dalla ditta berlinese Moritz Geiss, le serre con vetrate che si aprono nell'originale struttura in ferro, la casetta svizzera ai margini del Lago dei Cigni, il piccolo piazzale con i cannoni donati da Leopoldo I, re dei Belgi, la cappella di San Canciano con un crocifisso scolpito con il legno della fregata Novara, dedicato nel 1900 a Massimiliano da suo fratello Ludovico Vittore. Massimiliano nacque a Vienna, secondo figlio dell'arciduca Francesco Carlo d'Asburgo-Lorena e della principessa Sofia di Baviera. Mentre a lui spettò il titolo di principe imperiale e arciduca d'Austria, principe reale d'Ungheria e Boemia, suo fratello Francesco Giuseppe divenne imperatore d'Austria e re d'Ungheria. Dotato di particolare intelligenza, mostrò particolare propensione per le arti e un fervente interesse per le scienze, in modo particolare per la botanica. Affascinato dalla marina, intraprese la carriera militare, raggiungendo presto alti gradi di ufficiale e intervenendo profondamente nel rinnovamento del porto di Trieste e nella costituzione della flotta dell'impero austriaco. Il 27 luglio 1857 a Bruxelles, Massimiliano sposò Carlotta del Belgio, unica figlia femmina di Leopoldo I, re dei Belgi. Alla corte di Vienna, ella fu molto apprezzata da sua suocera Sofia di Baviera, che vedeva in lei l'esempio perfetto di moglie per un arciduca austriaco. Carlotta detestava la cognata, l'imperatrice Elisabetta nota come Sissi, la moglie di Francesco Giuseppe. Si diceva che all'arciduchessa non piacesse il profondo legame esistente tra l'imperatrice e Massimiliano, che erano confidenti e condividevano lo stesso gusto per molte cose, e anche gelosa poiché sua cognata era universalmente ammirata per la sua bellezza e il suo fascino. Particolarmente influenzato dalle idee progressiste in voga all'epoca, Massimiliano si fece una reputazione da liberale che lo aiutò a divenire nel febbraio 1857 viceré del Lombardo-Veneto in sostituzione del vecchio feldmaresciallo e governatore generale Radetzky, che per 9 anni aveva dominato il regno da vero autocrate. Il passaggio di consegne avvenne il 10 marzo 1857 e Massimiliano giunse a Milano nel settembre successivo. Comandante generale del regno fu nominato Ferenc Gyulay. Nel 1859 l'armata austriaca affidata a Gyulay affrontò una nuova guerra contro il Regno di Sardegna, assistito questa volta da un nuovo e grande alleato, la Francia di Napoleone III, da cui venne sconfitta. L'impero austriaco perdette la Lombardia e Francesco Giuseppe non poté opporsi alla successiva occupazione piemontese di Parma, Modena, Toscana, Bologna e l'anno dopo di Marche e Umbria. Concluso il conflitto contro il Regno di Sardegna, nel 1859 Massimiliano fu congedato dal suo incarico di viceré del Lombardo-Veneto e con la moglie si ritirò a vita privata nel castello di Miramare.
Massimiliano, assieme alla consorte Carlotta, entrarono nel castello il giorno della vigilia di Natale del 1860, dopo aver dimorato per 2 anni nel Castelletto, una residenza più piccola all'interno del vasto parco del castello, fatto costruire appositamente nell'attesa dell'ultimazione dei lavori del castello principale. A quel tempo Massimiliano ricopriva la nuova carica di governatore del Lombardo-Veneto, quindi non dimorava frequentemente a Miramare. Nel 1859 Massimiliano era stato avvicinato da membri della nobiltà messicana, guidati dal nobile José Pablo Martínez del Río, con la proposta di diventare imperatore del Messico. Proposta allettante, in quanto era improbabile una sua ascesa al governo di uno Stato europeo a causa di suo fratello Francesco Giuseppe. Inizialmente non accettò, ma con la scusa della sua passione per la botanica, partì per una spedizione scientifica alla volta del Sud America nelle foreste del Brasile nel 1861. Nel frattempo, tuttavia, era scoppiata la guerra civile americana e l'imperatore dei francesi Napoleone III ne aveva approfittato per intervenire in Messico. Il generale Forey prese Città del Messico e un plebiscito di dubbia natura giuridica, se si considera che avvenne mentre le truppe francesi occupavano militarmente Città del Messico, confermò la caduta del presidente in carica, Benito Juárez, e la proclamazione dell'impero. In considerazione degli indubbi meriti guadagnati come governatore del Lombardo-Veneto e dell'evidente disagio maturato con il fratello imperatore, Massimiliano parve il candidato ideale alla instaurazione di una monarchia moderata. Accettò la corona nel 1863. Francesco Giuseppe, che venne a conoscenza dei piani del fratello solo poco prima della partenza, si vendicò, imponendogli la perdita di tutti i titoli che a lui competevano presso la casa regnante austriaca. Massimiliano salpò per il Messico assieme alla moglie dal castello di Miramare il 14 aprile 1864 a bordo della fregata Novara. Sbarcò a Veracruz il 28 maggio 1864, ma fin dall'inizio si trovò coinvolto in serie difficoltà con i liberali messicani capeggiati dallo Juárez, che si rifiutarono di riconoscerlo e continuarono a combattere le truppe francesi. L'imperatore e l'imperatrice Carlotta scelsero quale residenza il castello di Chapultepec, sulla collina che sovrasta Città del Messico e che era stato rifugio degli antichi sovrani aztechi. Massimiliano, inoltre, fece costruire una larga strada che da Chapultepec raggiungeva il centro della città, in origine chiamata El Paseo de la Emperatriz, ovvero Strada dell'Imperatrice, e oggi nota come Paseo della Riforma, cioè Viale della Riforma. Poiché Massimiliano e Carlotta non avevano figli, adottarono i 2 nipoti di Agustín I, che aveva brevemente regnato quale imperatore del Messico nel 1820. Con disappunto degli alleati conservatori, Massimiliano adottò molte delle politiche liberali proposte dall'amministrazione Juárez, come la riforma terriera, la libertà di religione e l'estensione del diritto di voto alle classi contadine. Massimiliano dapprima offrì a Juárez l'amnistia se si fosse alleato alla corona. Quindi, al suo rifiuto ordinò la fucilazione di tutti i suoi sostenitori arrestati. Si trattò tuttavia di un grave errore tattico, che ebbe il solo risultato di esacerbare gli oppositori al suo regime. In Messico Massimiliano fu membro di una loggia massonica di rito scozzese antico ed accettato e raggiunse il 18° grado. Il 27 dicembre 1865 il Supremo Consiglio del Grande Oriente del Messico, appena formato, offrì a Massimiliano il titolo di sovrano Gran Commendatore, ma egli rifiutò. Dopo la fine della guerra di secessione americana avvenuta in data 26 maggio 1865, gli Stati Uniti cominciarono a rifornire di armi i repubblicani, giacché dal 1866 l'abdicazione di Massimiliano, almeno al di fuori del Messico, sembrava ormai cosa fatta. Massimiliano, invece, stava tentando di arruolare per il suo esercito ufficiali dell'esercito statunitense da contrapporre alle forze di Benito Juárez. Tra questi, ormai quasi convinto ad accettare, vi era anche George Armstrong Custer, meglio noto come il generale Custer.
Nello stesso 1866, inoltre, Napoleone III, di fronte alla resistenza messicana e all'opposizione degli Stati Uniti, ritirò le sue truppe. L'imperatrice Carlotta rientrò dal Messico per cercare invano tra i reali e europei l'aiuto necessario al consorte per sedare la rivolta dei repubblicani di Juárez. E fu nel 1866, durante il suo pellegrinaggio a Roma dal Papa, che diede i primi sintomi di pazzia. Da questa malattia non guarì mai più e da Miramare fu riportata nel natio Belgio, dove morì all'età di 86 anni il 19 gennaio 1927. Nonostante l'abbandono del Messico da parte dello stesso Napoleone III, il cui ritiro fu un duro colpo per la causa imperiale, Massimiliano si rifiutò di abbandonare a sua volta i suoi sostenitori e, ritiratosi nel febbraio 1867 a Santiago de Querétaro, vi sostenne un assedio durato alcune settimane. L'11 maggio l'imperatore Massimiliano decise di tentare una fuga attraverso le linee nemiche, ma venne intercettato e, oltre ad essere detronizzato il 15 maggio, fu sottoposto a una corte marziale e condannato alla fucilazione. Molti sovrani d'Europa e altre preminenti figure, tra cui Victor Hugo e Giuseppe Garibaldi, inviarono messaggi e lettere in Messico affinché fosse risparmiata la vita a Massimiliano, ma Juárez rifiutò di commutare la sentenza, ritenendo che fosse necessario inviare il segnale che il Messico non avrebbe mai più tollerato governi imposti da potenze straniere. In particolare si rifiutò di intervenire il padrino politico di Juárez, ovvero il presidente statunitense Andrew Johnson, il quale volle dare una manifesta riaffermazione della dottrina Monroe. La dottrina Monroe indicava un messaggio ideologico di James Monroe, presidente degli Stati Uniti d'America, contenuto nel discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato innanzi al Congresso il 2 dicembre 1823, che esprimeva l'idea della supremazia degli Stati Uniti nel continente americano. Monroe affermò in quel discorso che qualsiasi intromissione di potenze straniere negli affari politici del continente americano sarebbe stata considerata come ostile agli Stati Uniti. Inoltre, per Monroe, i processi di indipendenza dell'America Latina non potevano essere repressi da nessuna potenza europea, soprattutto dalla Spagna. Il 19 giugno del 1867 Massimiliano fu assassinato all'età di 35 anni, barbaramente torturato e poi fucilato da un plotone al comando di Benito Juárez. Fu quindi riportato a Trieste l'anno successivo, a bordo della fregata Novara, e da qui fu condotto a Vienna per essere sepolto nella cripta dei Cappuccini, dove riposano i membri della famiglia imperiale passati a miglior vita. La prima grande leggenda che avvolge di mistero il castello di Miramare vuole che lo spirito di Massimiliano non abbia mai lasciato Trieste e che il suo fantasma sia solito aggirarsi ogni notte nel grande parco del castello, a rimirare le infinite specie di piante importate da ogni parte del mondo. Molte furono nel passato le leggendarie testimonianze di guardiani e di impavidi ragazzi che sembravano essersi imbattuti in un fantasma mite e per nulla interessato a spaventare le persone, dato che in vita Massimiliano amò molto la città ed i suoi abitanti, e dagli stessi triestini fu molto amato. La leggenda racconta anche di strani episodi accaduti di notte all'interno del castello, con luci inspiegabilmente accese, rumori ed urla. Una cosa è ben chiara ad ogni triestino: nessuno di notte si aggira nei pressi del castello e soprattutto nessuno osa dormire una notte nel castello, per via dell'altra leggenda ben più nota e tragicamente fornita di riscontro. Prima di lasciare il castello di Miramare per rientrare in Belgio, si narra che Carlotta, distrutta dal dolore e dalla rabbia per quel destino crudele riservato al suo amore, maledì il castello, tutte le teste coronate ed i capi militari sposati che in futuro vi avessero dimorato. La storia sembra dar credito a questo anatema, visto che praticamente tutti i personaggi illustri che dimorarono nel castello sembrano essere stati perseguitati da un terribile destino,
morendo prematuramente in tragiche circostanze, lontano dagli affetti, quasi sempre lontano da casa e talvolta in peccato mortale. La leggenda non si limita solo a Massimiliano, ma coinvolge anche altri personaggi storici legati al castello. Il duca Amedeo d'Aosta, successore di Massimiliano, morì prigioniero degli inglesi ed il generale tedesco Friedrich Rainer fu fucilato dai partigiani. Questi tragici eventi sembrano confermare la maledizione. La leggenda ha avuto un impatto così forte che persino uno dei generali americani durante la Seconda Guerra Mondiale preferì piantare le tende nel parco del castello piuttosto che dormire al suo interno, temendo la presunta maledizione. Tuttavia il castello di Miramare è stato anche testimone di momenti felici e di incontri con personaggi illustri. Uno degli ospiti più celebri è stata Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come principessa Sissi. La sua connessione con Miramare è profonda, in quanto era solita soggiornare qui quando visitava il cognato Massimiliano. Da Trieste partiva spesso per i suoi viaggi e Miramare fu il luogo in cui la principessa Sissi vide per la prima volta il mare. Tuttavia, se vogliamo fare un collegamento ulteriore con la leggenda, è interessante notare che anche Elisabetta dormì qui e alla fine morì di morte violenta a Ginevra. L'arciduca d'Austria e principe ereditario d'Austria, Ungheria e Boemia Rodolfo d'Asburgo-Lorena, figlio dell'imperatore Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, è, per così dire, la prima vittima illustre della maledizione della zia Carlotta. La tragica e misteriosa scomparsa dell'erede al trono è vicenda ben nota che segnò una svolta importante nel corso degli eventi storici che seguirono. Il 30 gennaio 1889 il principe Rodolfo fu trovato morto suicida nella dimora di caccia di Mayerling, assieme alla giovane amante, la baronessa Maria Vezzera, quindi lontano dagli affetti familiari ed in peccato mortale. La morte del giovane principe e della sua amante è rimasta per sempre avvolta nel mistero più assoluto, in quanto la teoria dell'omicidio-suicidio si scontrò con le tesi del complotto internazionale e con molte altre ipotesi legate ad intrighi di corte, fino a pronosticare addirittura il coinvolgimento dello stesso imperatore Francesco Giuseppe nel complotto che portò alla morte del figlio, che con le sue idee rivoluzionarie e liberali non era probabilmente considerato un valido e degno erede al trono. Giovanni Hort è, suo malgrado, un'altra illustre vittima colpita dalla mala sorte. Era il cugino del principe Rodolfo. Era anch'egli un arciduca d'Austria e principe di Toscana. Il suo vero nome era Giovanni Nepomuceno d'Asburgo-Lorena, conosciuto anche come Giovanni Salvatore. Era amico intimo e confidente del cugino Rodolfo, per il quale nutriva un profondo affetto. E dopo la tragica scomparsa di questi, l'arciduca Giovanni, che si riteneva fosse l'unico custode dei segreti del cugino e del mistero di Mayerling, rinunciò alle proprie cariche e ai propri titoli, rinunciando altresì ai privilegi che questi riservavano. Divenne quindi un semplice cittadino e si fece chiamare Giovanni Hort. Ma nel marzo del 1890, mentre era diretto in Cile, la sua barca scomparve nei pressi di Capo Horn e di lui, della moglie e di tutto l'equipaggio formato prevalentemente da triestini, istriani e dalmati, non si seppe più nulla e l'imbarcazione non fu mai ritrovata. Anche sulla sua scomparsa aleggiarono ipotesi misteriose, come il complotto internazionale visto il suo stretto legame col defunto erede al trono, oppure la sua scelta di sparire nel nulla e ritirarsi in Sud America, vivendo nell'anonimato proprio per conservare per sempre i pesanti segreti del quale si riteneva fosse, appunto, l'unico custode. Sissi è un altro grande personaggio della storia, la cui tragica sorte può essere ricondotta all'anatema di Carlotta. Elisabetta Eugenia Amalia di Wittelsbach, imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Boemia e Croazia, consorte dell'imperatore Francesco Giuseppe I, dimorò diverse volte nel castello del cognato. È molto nota la vicenda del suo assassinio avvenuto sul lago di Ginevra per mano di un anarchico.
L'imperatrice, che dopo la morte del figlio Rodolfo si ritirò a vita privata girovagando per l'Europa in cerca di quella pace e quella serenità che non riuscì mai a trovare, terminò la sua agonia il 10 settembre del 1898, mentre si stava imbarcando sul battello che l'avrebbe portata a Montreux. Francesco Ferdinando d'Austria-Este era, come è noto, l'erede al trono dell'impero austro-ungarico in seguito alla prematura scomparsa di Rodolfo, figlio della coppia imperiale. Ben nota è la sua tragica fine in quel di Sarajevo il 28 giugno 1914, dove fu assassinato per opera di un'organizzazione politico-rivoluzionaria, gesto che fu la causa scatenante della Prima Guerra Mondiale. Francesco Ferdinando viaggiava con la moglie su una vettura scoperta ed i coniugi furono raggiunti da colpi di pistola inferti da uno sparuto gruppo di giovani rivoluzionari capitanati da un giovane serbo di nome Gavrilo Princip. La tragica sorte della coppia principesca è ancora più infausta se si pensa che questo corteo era una delle rarissime circostanze in cui la moglie di Francesco Ferdinando, la duchessa Sofia di Hohenberg, compariva a fianco del marito, atteggiamento solitamente non concesso dalla Casa d'Austria a causa della sua condizione non nobiliare. Il matrimonio tra i due, infatti, era un matrimonio cosiddetto morganatico e fu autorizzato solo dopo che la contessa ebbe rinunciato ai godimenti derivanti dallo status di reale, oltre alla rinuncia di pretese al trono da parte dei figli che sarebbero nati. La coppia principesca soggiornò al castello di Miramare prima di partire per il fatale viaggio a Sarajevo. Un altro ospite illustre del castello fu Guglielmo di Wild, principe di Albania, che vi pernottò nel 1914. La sua vita tribolata si concluse con la sua morte prematura il 18 aprile 1945 a Bucarest, senza mai riuscire a realizzare il suo sogno di diventare re di Albania. L'imperatore Carlo I d'Austria fu l'ultimo monarca della dinastia Asburgo-Lorena. Salito al trono nel 1916 alla morte dell'imperatore Francesco Giuseppe, in pieno svolgimento della Prima Guerra Mondiale, Carlo regnò fino all'11 novembre 1918, quando mise il potere ai rappresentanti del popolo in seguito alla sconfitta dell'Austria-Ungheria nel conflitto. Partì in esilio nel marzo del 1919 e da soli 35 anni morì di polmonite a Madera, lontano dai familiari e dalla patria. Leggende narrano inoltre di altri personaggi dal sangue imperiale meno noti che dimorarono nel castello ed ebbero morti premature e violente, come l'arciduchessa Maria Ludovica, morta nell'incendio di un palazzo, l'arciduchessa Matilde, figlia dell'arciduca Alberto d'Asburgo-Tasken, morta all'età di 18 anni il 6 giugno 1867 tra le fiamme del vestito che indossava, sul quale cadde una candela accesa. Era destinata a sposare Umberto I di Savoia e diventare regina d'Italia. L'arciduca Ladislao, morto durante una battuta di caccia a causa dello scoppio del fucile da lui imbracciato. L'arciduca Guglielmo, morto per una caduta da cavallo. La fine dell'impero austro-ungarico e della guerra portarono il Regno d'Italia a Trieste ed il castello di Miramare divenne, negli anni 30, la dimora di Amedeo Duca d'Aosta, trasferitosi a Trieste al comando del 4° Stormo Caccia di Gorizia, della Brigata Aerea e della Divisione Aerea Aquila, oltre a ricoprire la carica onoraria di presidente dell'Unione Sportiva Triestina Calcio. Funesta fu anche la conseguenza della sua dimora nel castello, dato che il duca, viceré d'Italia, partito da Trieste alla volta della guerra d'Africa, fu fatto prigioniero in Etiopia. Si ammalò di tubercolosi e malaria e fu trasferito all'ospedale di Nairobi, dove morì il 3 marzo 1942, lontano dalla patria e dagli affetti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il castello divenne la residenza degli ufficiali dell'esercito nazista. È noto come buona parte delle alte cariche dell'esercito tedesco furono giustiziate dalle truppe alleate alla fine del conflitto. Pertanto anche quelli tra questi che furono ospiti al castello non avrebbero probabilmente avuto una sorte diversa anche dimorando altrove, ma
per alimentare la nostra leggenda, è bene citarli anch'essi. Questi furono il commissario supremo del litorale adriatico Friedrich Rainer, braccio destro di Adolf Hitler. Fu uno dei più tristemente noti autori di delitti contro l'umanità. Il suo ruolo di comando nel territorio giuliano lo portò a dimorare nel castello di Miramare. Alla fine della guerra fu fatto prigioniero dagli americani e da questo consegnato agli jugoslavi, che lo processarono ed impiccarono a Lubiana il 19 luglio del 1947. Il generale della Wehrmacht Ludwig Kubler, che ebbe una folgorante carriera militare tra le fila dell'esercito della SS, dimorò nel castello di Miramare negli ultimi anni del conflitto mondiale, quando fu nominato da Hitler responsabile militare della zona di operazione del litorale adriatico, del quale faceva parte Trieste. Nel 1947, con la conclusione del conflitto, fu catturato dagli inglesi a Lubiana, dove fu processato ed impiccato. Neanche un uomo freddo, severo come lui o tremendamente pericoloso come il suo capo Rainer riuscirono a sfuggire alla maledizione del castello, anche se, lo ricordiamo, moltissimi loro colleghi ebbero stessa sorte pur non essendo mai passati neanche vicino al castello di Miramare. Conclusasi la Seconda Guerra Mondiale, Trieste divenne territorio libero amministrato dal governo militare alleato anglo-americano fino al 1956. I primi a liberare la città dall'occupazione tedesca furono i soldati dell'esercito neozelandese, guidati dal colonnello Bowman, il quale credette alla leggenda del castello e preferì accamparsi con una tenda nel giardino del parco antistante per una notte sola. Sarà forse un caso, ma la sua vita fu risparmiata da nefasti destini. Incuranti della leggenda che perseguitava gli ospiti del castello, i generali dell'esercito americano vi si insediarono ed anche su di loro si abbatté la maledizione. Fu così per il generale Charles Moore, valoroso esponente dell'esercito americano che, partendo dal castello alla volta della guerra di Corea, morì in battaglia abbattuto col suo aereo sul fiume Yalu. Non fu meno nefasta la sorte del suo successore, il generale Vernice Musgrave McFadden, che visse per molti anni nel castello, organizzando anche sontuose feste e balli. Fu richiamato in patria dal presidente Eisenhower, che lo voleva al proprio fianco come consigliere, ma il generale non ritornò mai negli Stati Uniti, perché durante il viaggio di ritorno fu vittima di un incidente stradale mortale nei pressi di Livorno, dove si sarebbe dovuto imbarcare. Il 26 ottobre 1954 Trieste venne definitivamente annessa all'Italia. Il castello di Miramare e tutto il suo parco furono eletti a monumento nazionale e con il tempo il castello divenne un museo. Da allora sembra che nessuno vi abbia più dormito e sembra anche che nessuno abbia ancora voglia di sfidare il maleficio che sembra abbattersi sui destini degli ospiti della dimora dei compianti Massimiliano e Carlotta, che non poterono mai godere appieno del loro nido d'amore. Se passate da Trieste, non perdete l'occasione di visitare il castello, le sue stanze ed il suo parco. Non vi succederà nulla, anzi, Massimiliano e Carlotta ne sarebbero sicuramente felici. L'importante è che non vi azzardiate a trascorrere la notte dentro il castello, perché la storia insegna